Ciao a tutti ragazzi! Oda. Beggi, bentornati su We Have Seen. In questo video parleremo di Castlevania, un prodotto originale Netflix tratto dalla serie di videogiochi di Konami. Quindi non vi resta che mettervi comodi, la birra alla mano e sigla! Castlevania è una serie animata che trovate disponibile su Netflix Italia e lo abbiamo visto finalmente per fare la nostra consueta chiacchierata di rito. Esatto, solo 4 episodi per la prima stagione, che sono un po' pochini, ma in realtà servono a mettere le basi per quello che poi sarà la seconda stagione già annunciata da 8 episodi. Quindi se andremo avanti così, 4, 8, 12 andiamo avanti all'infinito. Andremo all'infinito la prossima, fra 4 o 5 stagioni. Comunque, 4 episodi ci regalano un quadro generale di tutto quello che succede in questo mondo. Allora, partiamo col dire che appunto l'autore, che è Warren Ellis, ha messo insieme più parti di tutti i videogiochi, cioè non è che è basato solo su un singolo videogioco o su una singola parte di trama, ma ci sono tanti elementi di tutta, diciamo, l'epopea della Konami. E quindi materiale ce n'è. E questi sono appunto solo i primi 4 episodi che ci illustrano un po' come il tutto nasce. Abbiamo questo incontro sì, iniziale che succede nel 1455 a Valacchia. esatto, una Valacchia originale, cioè nel senso inventata, in cui è bella la trasposizione, c'è l'alternanza tra magia, scienza e religione. Cioè c'è questo rapporto un po' conflittuale tra la Chiesa che cerca di dominare il popolo con il bicottismo Che allora era veramente veramente forte. Esatto. E si vede un sacco in questa serie di 4 episodi. e invece c'è Dracula, che è un vampiro, che quindi è una creatura mitologica che in realtà fa uso di scienza. È bella questa cosa, mi è piaciuta. È interessante infatti subito la partenza che ci fa incontrare i nostri personaggi, che sono Lisa, quella che diventerà la moglie di Dracula, e Dracula, che in un dibattito iniziale rapidissimo perché è veramente rapidissimo, si scambiano 4 battute e scopriamo che in 3 secondi passano 20 anni e c'è stato un matrimonio e un figlio. Infatti in realtà una delle prime cose che posso lamentare è il fatto che poi Questo è inizio. stata una scelta, probabilmente hanno deciso di metterla sotto questo piano, però io avrei voluto un po' di più della loro storia, avrei voluto vedere un po' di più loro due insieme, più che altro per affezionarmi al loro rapporto E poi alla battaglia di Dracula. sì, in realtà appunto perché poi come sapete il buon vecchio vampirone si trova con la moglie uccisa sul rogo dai fanatici e quindi scatena l'ira del diavolo. L'ira di Dracula. L'ira del diavolo. L'ira del diavolo. E quindi non l'ho trovata, non mi sono trovato così in empatia con Dracula, perché alla fine ok, va bene, ci avete fatto capire che sono passati 20 anni e vi siete innamorati follemente, ma non abbiamo avuto il tempo di Difatti, di per capirlo. qualche minuto dell'episodio all'inizio mi sono chiesto, ok, vuol dire che mi devo affezionare a Dracula? Dopodiché si è visto quello che lui ha fatto, ha iniziato a incazzarsi, a minacciare gli esseri umani per quello che avevano fatto, giustamente direi, e arriviamo al momento dove passa il suo anno che dà di tempo. Perché c'è da dire che per rispetto alla volontà della moglie, che ha sempre chiesto a Dracula di rispettare gli uomini, lui ha dato un anno Di di pensare tempo, e vivere come gli uomini. esatto, ha dato un anno di tempo agli esseri umani per redimersi dal loro sbaglio. Ok. E c'è una cosa che non abbiamo detto, che vorrei sottolineare, è che sì, io sono orfano dei videogiochi, nel senso non ho giocato, Io anche. quindi non so tutto quello che so di questa storia mi arriva dalla serie, quindi probabilmente se c'è qualche videogiocatore che sta guardando ci può aiutare magari a dirci se qualcosa è proprio sbagliatissimo o se c'è stata qualche scelta poco azzeccata all'interno della serie. In più voglio anche dire che l'abbiamo guardata in inglese. Perché noi le guardiamo sempre in lingua Allora, originale. in realtà noi con gli anime siamo affezionatissimi per quanto riguarda il comparto giapponese a guardare in giapponese, perché è l'unico modo per guardare, l'abbiamo già detto in qualche altro video. In questo caso l'inglese all'inizio è stato un po' traumatico, non mi è piaciuto.
a metà serie, che quindi in questo caso per dopo forza. dopo 2 episodi un po' mi ero abituato, però Ti abbiamo, abitui all'udito più che altro, però è veramente secondo me, poco azzeccato. meccanico, sembra Troppo l'inglese. meccanico. Dietro a una visuale da cartone animato anime è veramente grigia In la questo- lingua inglese. No, ma poi magari in altre occasioni meglio, ma in questo caso sembrava proprio robotizzata, Sì. non era fluida. No. E in realtà poco fa abbiamo sbirciato in italiano e ci sembrava persino meglio, che di solito i cartoni È così in stato italiano... qualche secondo e però sì, Però sembrava persino meglio. che potesse meritare leggermente di più, però Comunque, detto questo, che ci tenevo a dirlo perché faceva parte anche della nostra esperienza. queste sono le nostre scelte, l'abbiamo fatto così e così è andata. Comunque, poi troviamo la comparsa del nostro, penso, personaggio principale, Sì, che è il Belmont, nostro Trevor Belmont. che fa parte di questa famiglia di ammazza demoni, Ammazza demoni, ammazza creature. che è stata scomunicata dalla chiesa perché c'era tutto un intrallazzo. Lasciamo Non perdere. è che ci hanno spiegato tantissimo, ma andremo a scoprire. Questo è tutto dovuto per il bigottismo che c'è in tutta questa serie. Sì, ma c'era anche qualcosa sotto perché Sicuramente. la famiglia in realtà aiutava il credo, quindi poi è successo C'è qualcosa. stato qualcosa che è andato storto. E lo troviamo il nostro protagonista un po' sfiduciato che deve ritrovare se stesso e lo ritroverà più avanti. Allora io ti posso dire una cosa. Non mi è piaciuto, a parte il fatto che secondo me 4 episodi sono stati un po' pochini. Hanno dovuto condensare troppa roba e hanno fatto anche delle scelte sbagliate su cosa farci vedere e cosa no, cosa dar per scontato e cosa no. Secondo me molte volte era il contrario e loro invece hanno fatto una scelta apposta. Difatti, ad esempio, mi viene da dire, come hai detto prima, del rapporto tra Vlad, cioè Dracula e Elisa. Non abbiamo visto niente e abbiamo visto un sacco di ingresso del nostro personaggio nei momenti in cui era... In realtà abbiamo visto più due bifolchi che parlavano di cazzate È quello il discorso. in una bettola. Quella bettola poteva durare 2 minuti, la rissa, punto, finita la storia, con magari le puntate alle spalle un po' di più della storia. E invece abbiamo fatto così. ha fatto così. Quindi cosa c'è da dire? C'è da dire che poi la storia prosegue, incontriamo un'altra parte importante della storia che sono questa setta di parlatori. Parlatori o oratori. In inglese la dava come oratori, Sì, in la italiano traduzione come parlatori. E una setta che deve ancora spiegarci un po', cioè nel senso che Sembrano un po' i sono un po' ambigui, non buon capisco, samaritano della situazione. però non capisco se anche loro nascondono qualcosa, non lo so. In realtà vabbè. Diciamo che nessuno al mondo fa nulla per nulla, quindi questi mi puzzano un pochettino. Poi, per carità, Magari invece no. magari questi sono i buonisti della situazione. può All'interno essere. di questo ordine c'era la seconda protagonista, che è questa, dammi una mano, Siffia, Ladies. ok, che è questa maga, bellissima, il fatto di come usa i suoi poteri, questo mi è piaciuto tanto. E mi è piaciuto finalmente poi il combattimento che ha fatto insieme a Trevor. Difatti è stato bello anche, l'abbiamo saltato perché è stato bello anche l'ingresso di come Sifa entra nella serie. Andiamo a cercare questo guerriero fantomatico che aspettiamo da anni, che ci deve salvare. Certo. Lui, Trevor, va per salvarla perché pare sia morta. La trova pietrificata e c'è uno dei combattimenti più belli di tutta la serie contro questo... Era il ciclope. Un ciclope enorme che pietrifica le persone. Allora, se posso dire, in queste scene, in queste poche, perché devo dire poche scene di combattimento, perché ci siamo dilungati, secondo me una delle cose che sono state a sfavore della serie sono stati i grandi discorsi inutili, perché io... po' di perdita di tempo. Quando mi spiegano delle cose che sono utili e propedeutica alla trama, che aggiungono dettagli, eccetera, a me piacciono, io lo devo dire, c'è chi le detesta, a me piacciono. Invece in questo caso tanti dialoghi sono stati veramente... Perché erano triti inutili. e ritriti, si parlava più o meno sempre delle stesse cose, e quando magari bastavano 2 o 3 scene un po' che per dare un po' più di pathos al posto di farmi una pappina. Comunque, però detto questo, quello che invece mi è piaciuto è in queste scene di battaglia, in queste poche scene di battaglia, si è visto un po' il mondo del videogioco.
è stato reso bene. Io questo lo devo, No, i combattimenti io lo devo dire. Il combattimento sono fatti sembrava bene. di essere in una quest del gioco in cui tu dovevi andare a Con il salvare, joystick sì. in mano e tu eri convinto, è Mi è vero. piaciuta la trasposizione a me della battaglia, mi è piaciuta anche i poteri di lui, di lei, sono ben combinati, a me mi è piaciuto. Probabilmente chi ha giocato al videogioco si sarà ritrovato un po' in queste scene perché le avrà vissute manopola alla mano, ecco. Sarà stato perfino più figo forse rispetto a questi 4 episodi che ci hanno lanciato. Esatto. Invece poi andiamo a conoscere il terzo e ultimo protagonista che in realtà è l'unico colpo di scena Sì. di questa mini saga, perché in 4 episodi che noi eravamo un po' titubanti, non sapevamo cosa potevamo È aspettare. stata talmente rapida, infatti quella sera che l'abbiamo visto che ci siamo visti, 3 secondi dopo avevamo finito di vederlo, gli ho detto ma E quindi- com'è possibile? Quindi in realtà Siamo abituati. arriviamo all'ultimo episodio in cui c'è il vero e proprio colpo di scena che è quello che ci darà un po' il via nella seconda stagione. Difatti, sì, che è Adrian Tepes, il figlio di Dracula. Che si intravede nel primo episodio. Si sente più che altro, si lo vede l'ombra sì, lo fanno forse. vedere contro luce Sì, e sì. non capisci chi è, ma è colui che nel primo episodio cerca di ostacolare Il padre, Dracula. E Dracula, Quando dice no, sì. io voglio ammazzarli tutti, sono degli stronzi, ecco, lui ritorna. Lui prova a fermarli e cosa che scopriamo solo in questo momento, lui ha ricevuto delle ferite gravi perché suo padre è più forte, evidentemente lui da solo non ce l'ha fatta, è andato a nascondersi per recuperare le energie e adesso, dopo una battaglia bellissima, la battaglia finale tra Trevor e Adrian è fighissima. e infatti da qui mi ha dato un po' più di speranza per la seconda stagione. Sì, gli hanno dato un po' più un'accensione a tutta la storia, Sì. secondo me. E hanno aggiunto quello che è la scintilla finale, ovvero il fatto che Adrian deve schierarsi con loro due per ammazzare il padre. Perché tutti e tre hanno lo stesso obiettivo finale, cioè salvare il cazzo di mondo. E soprattutto Adrian lo vuole fare perché sua madre voleva. Avrebbe voluto Sì, questo. perché Ormai morta. Dracula è incazzato, è fuori di sé, non ragiona più e boh, ok. E quindi, allora, la cosa è pro scene di guerra, Battaglie. delle battaglie, mi sono Sì, piaciute. molto. La trama inizia. Comunque, se ci pensi, in 4 episodi prenderti in questa maniera Quindi diciamo non che, è da tutti. sì, diciamo che appunto dal videogioco sono riusciti a estrarre il meglio, probabilmente. Sì. In negativo metterei Il tipo di disegno. sì. È un po'. Allora, io non so se l'ho notata solo io o è una mia sega mentale questa. Allora, io tipo ho notato che le facce dei protagonisti o dei buoni sono un po' meglio fatte di quelle dei cattivi. Le trovo, non lo so, non so se me lo sono immaginato io, ditemi voi se avete visto la stessa cosa. In generale comunque le animazioni non sono di grandissimo livello, noi siamo abituati ad altri anime Altra roba. in cui c'è veramente un livello alto. Qui la scuola è americana, non è giapponese, Infatti si vede un si è vista sacchissimo la il salto. differenza. Quindi nei pro le battaglie, nei contro le animazioni, nei pro metterei ancora, abbiamo messo la trama, nei pro metterei ancora la caratterizzazione dei tre protagonisti, mi è piaciuta, si combinano bene insieme. Però in totale non possiamo dare proprio un giudizio enorme Negativo, perché, no. però ma neanche dare un grosso giudizio perché su 4 episodi non puoi puoi neanche dire grandi esprimerti cose. più di tanto. Però naturalmente aspetteremo il 2018 per la seconda serie, sperando che esca. In teoria è già annunciata, quindi... Sì, quindi siamo fiduciosi. Anche perché poi non avrebbe avuto senso iniziare questa cosa per poi non continuarla. Credo. A meno che non fosse stato proprio un esperimento. È stata un po', appunto, un po' un esperimento secondo me, perché dici facciamo questi 4 episodi, iniziamo un'idea di trama, quelli appassionati probabilmente ci cascheranno, noi siamo probabilmente quelli come sempre, e diciamo, allora vediamo che cosa gli succede e poi decideremo con il da farsi con il dopo. Bene, quindi appuntamento alla seconda Quella stagione, ormai sicuramente sarà nostra al 100%, non abbiamo dubbi perché siamo troppo curiosi di vedere, anche perché i presupposti adesso sono veramente buoni. Cioè, vediamo la scena finale di questi 3 personaggi nostri che se ne Mi è vanno. piaciuto. È bellissimo. Bella. È bella. I è 3 molto personaggi bella. mi sono piaciuti. Sì, poi insieme. Quindi, queste sono un po' le nostre impressioni generali. Aspettiamo le vostre qua sotto nei commenti. Sempre. In modo tale che possiamo anche rispondervi e avere un confronto insieme su quanto visto. Perché sicuramente voi pensate delle cose che noi non pensiamo. E so che sicuramente l'avete già fatto, ma in caso contrario potete iscrivervi qui al nostro canale. Vi ricordo inoltre che potete anche seguirci sui nostri canali social, dove Sì. metteremo i link qui sotto. E direi che è tutto per questo episodio. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Oda. E un saluto da Veggi.